questo climatizzatore qui da 9000 in questi giorni, proprio in questi giorni di caldissimo qua in Sardegna, in cui sta arrivando la temperatura qui in zona 38 gradi, punte di 40 sotto il sole, ha smesso di funzionare. E quindi adesso vediamo un po' che costa 300 euro. Se chiamo qualcuno per ripararlo, minimo, cosa vuole? Vuole che non ci sia, se ha il gas da caricare, vuole qualche 150 euro minimo. Più chiamate, oppure se ha altri problemi, quindi faccio prima o a buttarlo e a comprarne un altro, oppure a vedere di ripararlo noi. Facciamo delle prove. Della Samsung, come si vede, una 9000 BTU, ce l'ho alcuni anni, anzi alcuni, ce l'ho 10 anni montato e non ho mai avuto perdite di gas, problemi di gas di nessun tipo. Però alcuni giorni fa, anzi per esattezza ieri mattina, proprio in queste giornate in cui c'è molto caldo, l'ho dovuto utilizzare e cosa succede? Non funziona. Quindi ho fatto delle prove, mi sono smontato, ho aperto questi due che sono ancora mollati, ho fatto delle verifiche, quindi il gas c'era ed era anche molto in pressione. Però questo tubo, in ogni caso la ventola girava, seppure l'accendessi, questa ventola qui girava per raffreddare il condensatore, ma in realtà questo tubo qua erano bollenti, vuol dire che il compressore non stava raffreddando. Ho fatto delle prove empiriche, ho anche provato a chiudere questo rubinetto e a tenere il compressore acceso in modo che tutto il gas che c'è qui dentro, qui entra in forma gassosa, entra dentro, si fosse accumulato qui, per poi provare a chiuderlo. E ho notato che seppure lo lasciassi acceso e questo chiuso, quindi il gas non se l'è aspirato e conservato tutto, ma il gas rimaneva ugualmente nel circuito, cioè c'era il compressore che non stava pompando praticamente. E quindi il dubbio era prendere o buttare questo climatizzatore. Poi alla fine ho verificato, ho fatto delle prove ugualmente empiriche, sempre, perché alla fine la ventola partiva, aveva la forza di partire la ventola, ma il compressore sembrava non partiva. Pertanto con i pochi strumenti, infatti ce li ho qui, io mi ero già preparato anche a doverlo caricare il climatizzatore, mi sono preso anche questa pompa per il vuoto che mi sono costruito qualche anno fa. La pompa per il vuoto invece non c'è problema di gas, il gas era pieno, quindi il motore non ce la faceva partire la ventola, non riusciva a partire il compressore. Quindi quale poteva essere? Il problema poteva essere qualcosa di o il compressore, quindi la parte elettrica del compressore, o la parte meccanica, oppure non arrivava la corrente necessaria per farlo spuntare il motore. E infatti ho smontato, questo l'ho tolto prima dal clima, questo condensatore da 40 microfarad, l'ho tolto e ne ho preso uno che avevo qui in casa, mi sembra fosse di un compressore d'aria. Questo è da 45, ho fatto dei raccordini così volanti per vedere, per fare questa prova. Infatti l'ho appena messo e dovrebbe essere questo, vediamo un po'. L'ho appena messo, accendiamo, prendo il telecomando, lo accendo da qui il clima, vediamo se ci arriva il segnale. Ora l'ho acceso, ecco la ventola si è messa in moto e infatti il rumore, infatti è ghiacciato ora. Qui entra il gas in forma gassosa per l'appunto ed è congelato e i tubi sono ghiacciati. Quindi il problema non era gas, non era il compressore, era solamente causato da questo condensatore che si è guastato. Quindi basta metterne anche
uno che ha le stesse caratteristiche o simili, questa è da 40, l'ho messa da 45, poi domani che è lunedì provvederò ad acquistarne uno, costa 5-6 euro, non so, da 40 e glielo sostituirò e poi richiuderò tutto e risolto il problema. Quindi prima di buttare un climatizzatore o pensare che sia scarico o qualsiasi altro problema, quindi se il compressore non parte, più che meccanica la colpa può essere questa elettrica che non gli ha dato lo spunto. Questo ha 4 ingressi da una parte e 2 dall'altra. Qui invece ho fatto questo cavetto qua per unire tutti i fili e funziona. Spero che possa essere utile a qualcuno questo video. Ciao! Quindi ragazzi, che dire, l'ho appena rimontato. Ovviamente il condensatore qui è momentaneo, come vi ho detto, ma funziona ugualmente. Poi domani provvederò a mettere il suo uguale, così posso anche rimontarlo qui dentro al suo interno. Adesso vediamo se si vede, come tutti gli oggetti è a 34 gradi. Anche il muro qui in casa a 33 gradi, anche lui è caldo, quindi ora è caldo. Ma facciamo la prova. Prendiamo il telecomando e provvedo ad accenderlo. Ok, si è acceso e vediamo se funziona. Quindi la ventola si è messa in funzione e il tubo qui, questo è il ritorno, questa è la mandata. Vediamo ora se rimaneva caldo, invece ora vediamo. Sì, 19-21 gradi, quindi direi che il compressore adesso è ripartito a funzionare, quindi sta iniziando a raffreddare ed era proprio il condensatore. 17, il tubo comincia a raffreddarsi, è congelato anche al tatto. E anche dal rumore si sente come il compressore è appena partito, sta comprimendo il gas. Il ritorno ovviamente è più caldo, ma sono giornate torride queste, quindi i climatizzatori stanno sforzando tanto, ma diciamo che è in funzione. Che dire, quindi prima di buttare un climatizzatore, se vedete che c'è il gas, la pompa a parte, la ventola a parte, all'interno lo split interno gira, è verosimile che sia la parte del compressore che anche all'orecchio si sente che non c'è quel classico rumore, quindi è verosimile che sia causa da un condensatore che non fa il suo lavoro, perché non dà più lo spunto necessario al compressore per lavorare. Ma finisco di stringere questo. Allora, a posto, alla prossima.